Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di maggio 2023. Ok. Amici del Capricorno, abbiamo il diavolo. Periodo probabilmente di tentazioni, periodo che potrebbe essere, diciamo, caratterizzato da un senso di schiavitù, da un senso di blocco. Quando c'è il diavolo, alle volte si parla anche proprio di emozioni represse, come per esempio la rabbia, eh. Andiamo a vedere adesso nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come vi ricordo sempre, vi dico che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Diavolo un'altra volta, ragazzi. Se non dovesse risuonare nulla o se proprio voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate un link ad un video che è una guida che vi spiega proprio come unire il messaggio di più oroscopi. Sempre sotto nella descrizione trovate altri link utili, tipo quello al corso di tarocchi di livello intermedio, tipo il link che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti, e sempre sotto nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un 7 di pentacoli, l'appeso, il diavolo, un 3 di bastoni, un fante di pentacoli, un 6 di bastoni e la carta della luna. Dunque, il 7 di pentacoli è una carta che ci parla di un periodo statico, probabilmente arrivate da un momento di attesa, un momento dove avete già effettuato un certo tipo di, diciamo, lavoro piuttosto che di preparazione del terreno, e con l'appeso c'è una sorta di periodo di stasi all'inizio di maggio, ok? La carta dell'appeso normalmente quando arriva è perché vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È quella carta che, diciamo, vi fa vedere il lato B della medaglia, quello che prima non avevate considerato. C'è poi questo diavolo. Allora, io sinceramente non lo sento così negativo in questa lettura, ma anzi, sento che è come un voler prendere in mano la situazione da parte vostra. Mm, è vero che giustamente anche in questa rappresentazione è interessante perché non so se si vede perché la carta è molto scura, però fa vedere come se ci fossero delle catene, come se vi sentiste ehm, imbrigliati, se vi sentiste bloccati, però in realtà quando c'è il diavolo si parla sempre di una schiavitù volontaria. Però qui è come se ci fosse il desiderio di, ripeto, di riprendere in mano una certa questione. Probabilmente con la carta del diavolo è come se si, tra virgolette, volesse avere il potere di muoversi da questo appeso, perché sono due carte di attesa, proprio di fermo, di stop. Quindi a maggio, diciamo, la prima settimana di maggio l'energia è un pochettino statica. Difatti poi abbiamo anche questo 3 di bastone girato al contrario, mi dà la sensazione che qualcuno qui abbia voglia di andare oltre, ma probabilmente a causa di questo diavolo non si riesce a fare un progetto che possa espandere, che si possa, sì, che si possa espandere, che possa crescere. Abbiamo poi un fante di pentacoli e ragazzi potrebbe essere una nuova persona che entra nel caso non abbiate nessuno. Per qualcun altro potrebbe fare riferimento a dei figli. Ehm, Scusate. Se non fosse appunto un figlio, potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. Quello che c'è di bello è che si finisce con un 6 di bastoni e la luna. Allora, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Cominciamo con questo 7 di pentacoli.
Ok. Allora, abbiamo il matto, un 6 di coppe, un re di spade e un re di pentacoli. Allora, direi che qui ci sono due figure intanto, quindi ognuna delle due figure potrebbe rappresentare potenzialmente un parente, se per voi per esempio la stesa vibra di più a livello familiare, oppure anche due pretendenti, vi direi, visto che potrebbe anche essere intesa come una stesa di coppia. Sta di fatto che è come se iniziasse o se fosse iniziata una nuova avventura con una persona ehm, che magari risale al vostro passato, perché abbiamo un 6 di coppe. Quindi potenzialmente una di queste due persone potrebbe essere la persona con la quale avete una relazione stabile, mentre l'altra è una persona con la quale si è iniziato una relazione non necessariamente di tipo fisico, può anche essere una semplice amicizia, però è come se ci fosse questa nuova conoscenza, ehm, così, che fa capolino, diciamo. Nuova nel senso che è al di fuori della vostra relazione abituale, però la persona in sé può essere, grazie a questo 6 di coppe, una persona che avete già conosciuto in passato o addirittura, ragazzi, potrebbe essere una persona che conoscete, che avete conosciuto in altre vite, perché il 6 di coppe è anche una carta che parla di anime gemelle. Andiamo a vedere l'appeso per piacere, grazie. 10 di denari. Nuovamente l'appeso e la forza. Allora, io credo che questo momento di stasi sia proprio a livello familiare, perché il 10 di Pentacoli parla proprio di quello che è la famiglia allargata normalmente, quindi la famiglia composta da madre, padre, nonni, zii, cugini, chi più ne ha più ne metta. Io credo che qui ci sia una sorta di stabilità ben definita nella quale voi vi trovate. E c'è anche questa forza che è un po' come il, ok, prendo il coraggio a due mani. Tenete presente che la forza è sempre una carta che parla di decisione presa con successo. Quindi se qui siete in fase di pensiero, di rivalutazione, con la forza è come se trovaste ad un certo punto il coraggio di fare un passo avanti. Andiamo a vedere questo diavolo. 10 di spade, opla, 10 di spade, 7 di pentacoli, il mago e un fante di spade. Di nuovo, 7 di pentacoli, 7 di pentacoli. Io credo che qui la costrizione che rappresenta il diavolo in questa stesa è il fatto che non vi possiate muovere nella direzione che voi volete. Avete un mago e il fante di spade. Ci sono tante idee, c'è tanta voglia di fare, però è tutta una cosa che resta, diciamo, a livello mentale, resta nei piani alti. Per riuscire a portarlo giù, per riuscire a concretizzarlo, ehm, c'è la necessità di chiudere con qualche ciclo, ci dice il 10 di spade. Potrebbe anche proprio essere chiudere con il ciclo dell'attesa, perché qui è come se qualcuno stia aspettando o una risposta o un movimento dall'altra parte, ma qui bisogna semplicemente smettere di aspettare. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Morte al contrario e papa. C'è da interrompere qualche credenza. E vi dico così, cioè, quando ho girato il Papa mi è arrivata la voce credenza religiosa.
Quindi ho come la sensazione che questo diavolo sia un vincolo, magari anche a livello mentale, su un certo tipo di situazione che voi avete e sulla quale state riflettendo perché volete uscire da questa situazione, vi piacerebbe fare qualche cosa per, ma fondamentalmente non sapete cosa o come procedere. Qui il consiglio, se vogliamo, è proprio quello di interrompere certe dinamiche religiose, dinamiche mentali. Non lo so, vi faccio un esempio. Nella religione cattolica, che è quella che conosco io, poi se qualcun altro ha degli esempi di religioni diverse, ben venga, scrivetelo sotto i commenti. Però un esempio che vi faccio, ci hanno insegnato che attraverso il sacrificio si arriva a Dio. Ora, in parte è vero, però non è l'unico modo di arrivare a Dio, ok? E qui è come se, ipotesi, aveste questo tipo di credenza e siete in una fase dove dite, ok, se continuo a sacrificarmi in questa situazione, sicuramente otterrò qualche cosa in un prossimo futuro, sicuramente Dio mi ricompenserà, sicuramente, ecco, quel sicuramente non è così tanto sicuro. Cioè, c'è qualche tipo di condizionamento a livello religioso che vi blocca. Credo che sia quello il diavolo. Diversamente, se non è quello la vostra, il vostro caso, ho come la sensazione che uno di questi due re possa essere, ehm, diciamo, possa già avere qualche legame, ok, che vi impedisca di espandere la relazione che avete con questa persona. Adesso anche lì dipende un attimino dalla vostra realtà, perché come ho detto all'inizio, i due re potrebbero essere due personaggi, uno con la relazione stabile che avete e uno diciamo che è quello delle tentazioni extraconiugali, oppure potrebbe essere che tra diciamo diversi pretendenti, uno di questi abbia già una relazione in atto, oppure la relazione potrebbe essere la vostra. E avendo anche la morte è come se fosse qualcosa che non è chiuso, e anche qui il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Ragazzi, avete un'altra volta il diavolo. È uscito un altro segno 3 volte il diavolo, non mi ricordo qual è. Allora avete 9 di bastoni, cavaliere di coppe, 6 di pentacoli e nuovamente il diavolo. Siccome qui all'inizio vedevo tante energie di attesa e qui poi vedo che c'è un'energia di difesa con questo 9 di bastoni, ragazzi, ho come la sensazione che stiate aspettando che questo cavaliere, scusate, questo fante di pentacoli o uno di questi due re, adesso ripeto, poi dipende dalla situazione personale di ognuno, però ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando che venga fatta un'offerta. Il problema è qual è? Che non credo che sia un'offerta così tanto in equilibrio come appare. Andiamo a vedere se di bastoni. Due di bastoni e 4 di spade. Mm. Datemi anche 2 carte per la luna, per piacere, grazie. Perché 6 di bastone è una carta bellissima, una carta che parla di successo, abbiamo un 4 di spade che è una carta che parla di guarigione e il 2 di bastoni, qui avevate il 3, è una carta che parla di progetti futuri, di guardare oltre. Quindi qui vi sento un po' sulla difensiva nei confronti di questa persona, anche se è vero che magari state aspettando che faccia un passo, però ho come la sensazione che appunto abbiate eretto dei muri nei confronti di questa persona. Allora, abbiamo l'asso di spade, la temperanza al contrario e un 5 di bastoni. Eh, allora, devo dire che la temperanza e il 4 di spade sono una carta che hanno, sono due carte che hanno un po' la stessa energia. Ehm,
Ho come la sensazione che qui vi vogliono dire di fare attenzione a quelle che sono un po' le false promesse, le proiezioni, le illusioni. Perché con questo asso di spade c'è bisogno di chiarire qualche cosa e avendo poi anche questo 5 di bastoni al contrario, ho come la sensazione che sia un qualche cosa da chiarire dentro di voi, non con qualcun altro. È dentro di voi che dovete guarire qualche cosa. E suppongo che sia questo diavolo. Dipende da che cosa vuol dire il diavolo per voi, ragazzi. Se per esempio è, non lo so, un'attitudine piuttosto che una relazione clandestina, piuttosto che una questione di denaro facile, dipende da che cosa rappresenta il diavolo per voi. Però ecco, ho come la sensazione che in questo periodo ehm, un po' vi dovrete prendere il vostro potere personale, anche difendendovi, anche imparando a difendervi e a non credere sempre a tutto ciò che vi dicono. Il vostro potere personale ve lo potete riprendere pulendo un po' la mente da tutte le credenze religiose e del passato, insomma, che non vi servono più. Ho come l'idea, guardando questo gruppo di carte, che qualcuno vi farà un'offerta che apparentemente potrebbe essere equilibrata, ma c'è qualcosa di che non va, ragazzi, c'è qualcosa di losco. Datemi un'altra carta per il diavolo. Che tra l'altro è anche la vostra carta, quindi voglio dire, c'è un'energia fortemente capricorniana. Però ecco, potrebbe essere qualche cosa condizionato dalla famiglia, ragazzi. Se siete voi che avete la relazione clandestina, diciamo che potreste essere, come vi posso dire, molto titubanti perché magari siete già madri o padri di famiglia. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, perché veramente ha tante chiavi di lettura questa lettura. Io intanto vi do un arcano ancora, cioè scusate, un oracolo, vediamo che altro riesco a dirvi per aiutarvi di più nella comprensione delle energie. Bellissime. Carta numero 21. Nuovi inizi. E la carta numero 21 nei tarocchi è il mondo, che è il compimento, la chiusura di cicli vecchi e la chiusura di cicli nuovi. È interessante, non so se si vede, in questa carta, in ogni, diciamo, nodo della rete c'è un occhio. E anche questi sono tutti occhi. Qui si parla di osservare e concepire qualche cosa, i nuovi inizi. E un'altra cosa interessante di questa carta è che c'è il drago, sputa fuoco e mi viene di nuovo in mente un po' il diavolo. Io il diavolo qui, ripeto, non lo sento, cioè sì, potrebbe rappresentare un vizio, potrebbe rappresentare appunto il guadagno illecito, ma in questo caso lo sento più come se voi voleste prendere in mano le redini della situazione, ma in un certo modo vi sentite bloccati. Comunque, ci sono i nuovi inizi, qui avete anche la carta del successo, eh. E poi abbiamo, ecco, carta numero 7 che parla di una porta divina. E questa carta fa riferimento agli antenati, al passato, a quello che potete scoprire, diciamo così, andando a scavare nel passato, alle porte che si possono aprire, appunto, le possibilità che si possono aprire, andando a capire quello che è successo nel passato. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia servita per, insomma, capire che tipo di energie entreranno e per navigarle meglio.
Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, l'iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!